Bentornati nel nostro podcast. Nelle puntate precedenti abbiamo esplorato la famiglia, la casa, il cibo e in questa puntata parliamo di qualcosa che facciamo tutti i giorni, la nostra routine quotidiana, gli orari, le abitudini, le attività che ripetiamo ogni giorno. Esatto. E sapete una cosa? Gli italiani hanno orari molto diversi rispetto ad altri paesi. Per esempio, pranziamo più tardi, ceniamo ancora più tardi, è tutto un po' spostato. Ah sì? Interessante. Allora oggi scopriamo insieme come parlare della routine in italiano e impariamo anche qualche segreto sulla giornata tipica italiana. Pronti? Partiamo. Perfetto. Cominciamo con le basi. Gio, come si dice daily routine in italiano? Routine quotidiana o semplicemente la routine. E quando parliamo delle cose che facciamo ogni giorno, diciamo le attività quotidiane. Per esempio, la mia routine quotidiana inizia alle 7. Bene. E ora vediamo i verbi più importanti. Primo verbo fondamentale. Svegliarsi. To wake up. Attenzione, è un verbo riflessivo, quindi dico mi sveglio alle 7. I wake up at 7. Esatto. E poi? Dopo mi sveglio. Cosa faccio? Beh, ti alzi dal letto. Alzarsi. To get up. Mi alzo subito, oppure mi alzo dopo 10 minuti. E tu, Joe? Sei una di quelle persone che si alzano subito o rimani a letto ancora un po'? Dipende. Durante la settimana mi alzo subito, ma nel weekend resto a letto ancora un po'. E poi c'è un altro verbo importante, lavarsi. To wash oneself. Mi lavo la faccia, oppure mi lavo i denti. Perfetto. Notate la struttura. Mi lavo più la parte del corpo. Non dite lavo la mia faccia, troppo letterale. Dite mi lavo la faccia, naturale e corretto. Ottimo esempio. E poi, dopo, lavarsi. Beh, vestirsi, to get dressed. Mi vesto velocemente o mi vesto con calma. E per chi fa colazione a casa, fare colazione, to have breakfast. Faccio colazione alle 8. Bene, ora vediamo gli orari. Come si chiede l'ora in italiano, Emma? Semplice. Che ore sono? Oppure che ora è? E per rispondere usiamo sempre il plurale. Sono le 8, sono le 10:30. Non dite è le 8, dite sono le 8. Attenzione però, c'è un'eccezione importante. Per l'una del pomeriggio o della notte diciamo è l'una, singolare, perché è solo una ora. Esatto. E per essere più precisi, possiamo dire sono le 8:15. It's 8:15. Oppure sono le 9:45. It's 8:45. E per la mezza sono le 7:30. Però, attenzione, non dite 7:30. Gli italiani non usano mai i minuti 30, diciamo sempre e mezza. Bravissimo! E un ultimo trucco. Per dire at what time, diciamo a che ora? A che ora ti svegli? At what time do you wake up? E rispondiamo mi sveglio alle 7, usando alle più l'ora. Perfetto. Quindi ricapitoliamo. Mi sveglio, mi alzo, mi lavo, mi vesto, faccio colazione e poi usciamo di casa. Uscire di casa, to leave the house. Esatto. Esco di casa alle 8:30 e quando torno? Tornare a casa. To come back home. Torno a casa alle 6. Ok, ora facciamo un po' di pratica con una situazione reale. Emma, immaginiamo di essere due amici che parlano della loro giornata. Tu sei Sara, io sono Luca. Pronta? Prontissima. Allora, ciao Luca, come va?
Raccontami un po', com'è la tua giornata tipica? Beh, Sara, ti dico la verità, è abbastanza intensa. Mi sveglio alle 6:30 ogni mattina. Mi alzo subito, perché non ho tempo da perdere. Mi lavo, mi vesto in fretta e faccio colazione velocemente. Di solito solo un caffè e una fetta biscottata. Oddio, sei mattiniero! Io invece mi sveglio alle 7:30, ma rimango a letto ancora 10 minuti. Non riesco proprio ad alzarmi subito. E poi faccio una colazione più tranquilla. Caffè latte e biscotti. Fortunata. E a che ora esci di casa? Esco alle 8:20, così arrivo in ufficio alle 9 meno 10. Il mio lavoro inizia alle 9 precise. E tu, quando inizi a lavorare? Io inizio alle 8, quindi devo uscire di casa alle 7:15. Prangio all'1:30 con i colleghi e poi torno a casa verso le 6. La sera ceno alle 8, guardo un po' di TV e vado a letto verso le 11. Sì, anche io ceno tardi. È tipico italiano. I miei amici stranieri cenano alle 6 o alle 7, ma noi italiani preferiamo le 8, le 8:30, a volte anche le 9. È vero, e sai una cosa interessante? In Italia abbiamo anche il cosiddetto riposo o pisolino, la famosa siesta, anche se oggi non tutti lo fanno più, soprattutto nelle grandi città. Ah sì, il pisolino. Mia nonna lo fa sempre dopo pranzo, ogni giorno. Dorme mezz'ora o un'ora e poi si sente riposata. Ma hai ragione, nelle città grandi è difficile perché lavoriamo tutto il giorno senza pause lunghe. Esatto. E un'altra cosa particolare, gli orari dei negozi. In Italia molti negozi chiudono al pranzo, aprono la mattina, poi chiudono verso l'1 o le 2 e riaprono nel pomeriggio alle 3 o alle 4. Si chiama orario continuato, quando restano aperti tutto il giorno senza pausa, ma non è la norma ovunque. Eh sì, questo sorprende sempre i turisti. Arrivano in un paesino alle 2 del pomeriggio e trovano tutto chiuso. Devono aspettare le 3 o le 4 per fare shopping. Perfetto. Ora è il momento di praticare insieme. Facciamo 4 esercizi veloci per fissare tutto quello che abbiamo imparato. Pronti? Iniziamo con la ripetizione. Sì. Allora, cari ascoltatori, ripetete dopo di me. Mi sveglio alle 7. Pausa breve. Mi alzo subito. Pausa breve. Faccio colazione alle 8. Bene, ora un'altra. Mi lavo la faccia. Pausa breve. Mi vesto velocemente. Pausa breve. Esco di casa alle 9. Bravissimi. Secondo esercizio. Traduzione. Io dico in inglese, voi traducete in italiano. Pronti? I wake up at 6:30. Pausa breve. La risposta è mi sveglio alle 6:30. Perfetto. Prossima. I have breakfast at 8 o'clock. Pausa breve. Risposta: faccio colazione alle 8. Benissimo. E ora and I leave the house at 8:45. Pausa breve. Risposta: esco di casa alle 9 meno un quarto. Ottimo lavoro. Terzo esercizio. Riempite gli spazi. Io dico la frase con una parola mancante, voi completate. Eccola. Mi sveglio alle 7, ma alle 7:10. Qual è il verbo? Pausa breve. Risposta: mi alzo. Esatto. Prossima. La mattina, la faccia e i denti. Quale verbo riflessivo? Pausa breve. Risposta: mi lavo. Bravissimi. E l'ultima, la sera, a casa alle 6. Quale verbo? Pausa breve. Risposta: torno. Perfetto. E ora l'ultimo esercizio. Un piccolo quiz. Domanda 1. Come si dice It's 7:30? A. Sono le 7:30. B. Sono le 7:30. Pausa breve. Risposta corretta. B. Sono le 7:30. Esatto.
Domanda 2. Quale frase è corretta? A. Lavo la mia faccia. B. Mi lavo la faccia. Pausa breve. Risposta corretta B. Mi lavo la faccia. È la forma naturale italiana. Bravissimi. E ultima domanda. A che ora cenano di solito gli italiani? A. Alle 6. B. Alle 8 o più tardi? Pausa breve. Risposta corretta B. Gli italiani cenano tardi, verso le 8 o anche le 9. Perfetto, complimenti a tutti, avete fatto un ottimo lavoro oggi. Ricordate, la routine quotidiana è fatta di piccole azioni ripetute ogni giorno. E adesso sapete come descriverle in italiano. Usate i verbi riflessivi. Mi sveglio, mi alzo, mi lavo, mi vesto. E praticate gli orari con le ore italiane. E nella prossima puntata continueremo con un tema molto interessante, il lavoro e lo studio. Parleremo di professioni, università e come descrivere cosa facciamo ogni giorno. Restate con noi.